Guardatelo bene. Sembra un pezzo di carne secca, vero? Esattamente quella che gli americani chiamano beef jerky. Ma se vi dicessi che questo snack non ha colesterolo, non ha nitriti chimici e ha un impatto ambientale 10 volte minore della carne? Ciao a tutti! Oggi trasformiamo del banalissimo tofu insipido da supermercato in una bomba proteica e piccante, usando una ricetta che ho perfezionato per renderlo incredibilmente buono e sicuro. Ma prima della ricetta capiamo perché scegliere il tofu. Fare la carne secca in casa è figo, ma la carne rossa ha un costo sia per l'ambiente che per la salute. Per questo esperimento ho scelto un tofu bio e locale, che trovo tranquillamente al supermercato. Essendo bio e locale, siamo sicuri che la soia non arriva da deforestazioni lontane. È una scelta ecosolidale. In più il tofu è una tela bianca che non sa di niente, il che significa che possiamo dipingerci sopra esattamente il sapore che cerchiamo. E il piccante non può mancare. Ma veniamo al punto cruciale, la sicurezza alimentare. Quando si fa la carne secca spesso si utilizzano i sali di Praga, che non sono nient'altro che nitriti. Servono principalmente per evitare il botulino e per mantenere il colore rosso. Ma parliamoci chiaro, come prima cosa sono difficili da trovare e per secondo, se sbagliate le dosi, possono essere tossici. Inoltre non sono il massimo per la salute. Dunque, come facciamo a rendere sicuro il nostro snack senza chimica? La risposta è nella dispensa. L'aceto. Nella mia ricetta uso aceto di vino bianco aromatizzato perché a me piace tantissimo quello, ma voi potete utilizzare tranquillamente l'aceto di mele. Che cosa serve l'aceto? Serve ad abbassare il pH. I batteri, compresi quello del botulino, odiano il pH acido. In un ambiente acido e salato, la sicurezza è garantita in modo naturale. E in più il tofu parte avvantaggiato. A differenza della carne cruda che va maneggiata con cura maniacale, il tofu del supermercato è già pastorizzato, quindi è sicuro fin dall'inizio. A noi tocca soltanto renderlo buono. Bene, il processo inizia con un trucchetto, il congelamento. Congelate il panetto, scongelatelo e pressatelo. Diventerà una spugna pronta a bere i sapori che gli daremo. Ma perché dobbiamo congelare il tofu? Non è sufficiente tagliarlo così com'è? No, non è sufficiente e vi spiego il perché con un pizzico di scienza così come piace a noi. Il tofu fresco, se guardato al microscopio, è compatto, quasi come un budino. Se lo mettete a marinare, il sapore resterà soltanto esternamente. E qui entra in gioco la fisica. L'acqua, quando congela, si espande e forma dei cristalli. Mettendo il tofu nel congelatore, l'acqua contenuta al suo interno si congelerà. Questi cristalli di ghiaccio all'interno del tofu agiscono come dei micro coltelli che rompono la struttura interna del tofu creando dei microfori. Quando lo scongeliamo, il ghiaccio se ne va sotto forma di acqua, lasciando questi forellini. Dunque, brevemente, per congelarlo non c'è problema, lo mettete nella sua confezione. Quando lo scongelate, tagliate la confezione con un coltello. Vedrete che si stacca subito la plastica. Dopodiché, adagiate il panetto in una piccola bacinella, perderà pochissima acqua. A dipendenza della grandezza del panetto può metterci un giorno o anche 2 a scongelare. È importante tenerlo in frigo per una questione di sicurezza e in questo video approfondiamo questo tema. Trascorso il tempo necessario, prendete il panetto e strizzatelo tra le mani, facendo attenzione di non romperlo e schiacciatelo così, senza esagerare, ma vedrete che uscirà tantissima acqua perché veramente avrà una consistenza spugnosa. E questa nuova struttura serve ad assorbire la marinatura. Inoltre quei buchi, una volta essiccati, si chiudono e creano delle fibre che sotto i denti daranno l'impressione della carne fibrosa. È il ghiaccio il vero chef di questa ricetta. Dunque ho fatto dei test e ho capito cosa va bene e cosa non va bene. Per esempio lo zucchero bianco non va bene. Ho scoperto invece che il miele millefiori è
perfetto. Perché il miele non solo dolcifica, ma crea una glassa appiccicosa che trattiene gli aromi. Adesso vi do gli ingredienti per la marinata. I quantitativi sono per circa un panetto di 200 grammi. Dunque 6 cucchiai di salsa di soia, 4 cucchiai di aceto, 2 cucchiai di olio, un cucchiaio di miele. Mischiando tutto insieme ci mettiamo le spezie. Aglio in polvere quanto ne volete. Io non ce lo metto perché mi dà fastidio. Cipolla un cucchiaino. Paprika affumicata, molto importante, un cucchiaino. Anche 2 se vi piace. E poi, logicamente, il vostro peperoncino preferito. E quanto ne volete. Mescolate tutto per bene. Vi do un consiglio, mettete l'olio, il miele, tutte le polveri e mischiate per bene. Dopo mettete la salsa di soia e l'aceto. Procedimento semplicissimo. Tagliate il tofu a striscioline o come più vi piace a voi, ma le dimensioni sono importanti. Dunque, strisce larghe 1-2 cm circa, lunghe 6-7 cm, spessore circa di mezzo centimetro. Dopodiché mettete queste striscioline con cautela, perché sennò si rompono, all'interno di una pirofila e ricopritele con la marinatura. 30 minuti circa saranno sufficienti, ogni tanto le rigirate, sempre facendo attenzione, se no si rompono. Dopodiché prendete dei pezzi di carta da cucina, ci stendete sopra le strisce di tofu e tamponatele delicatamente, quanto basta per non impiastrare l'essiccatore. Dopo averlo asciugato bene si va in essiccazione 70 gradi. E se non avete un essiccatore non c'è assolutamente problema. Accendete il forno ventilato, 70 gradi, adagiate le striscioline di tofu sopra una teglia, sopra della carta da forno, e mettetelo in forno per 2-3 ore. Il tempo dipende dallo spessore del taglio. Dunque, il tofu non ha bisogno di una cottura come la carne, perché tecnicamente è già sicuro così. Ma noi, per avere un ulteriore livello di sicurezza, impostiamo 70 gradi. Praticamente è una nuova pastorizzazione. Oltretutto, essiccandolo, l'acqua residua se ne va via, il miele rimarrà catturato al suo interno con tutti i sapori. Mi raccomando, non superate le 3 ore perché sennò diventa croccante come delle patatine, e il primo esperimento è andato così. Ecco, questo è il risultato. Dal colore sembra carne secca. Vedete la consistenza? Questo è l'interno. La consistenza è come carne secca proprio. Il gusto pure. Grazie alla paprika affumicata ha il gusto praticamente di carne. Lo so, non è sufficiente la paprika affumicata, ma la salsa di soia, il miele, praticamente questo mix di spezie aiuta ad ottenere un sapore simile alla carne secca. Si sente il miele, si sente un retrogusto acidognolo, ma proprio leggero leggero perché viene coperto dal miele ed è piacevole. Poi si sente il salato e l'umami che regala la soia, la paprika affumicata e infine arriva l'habanero in polvere, perché io logicamente utilizzo quasi sempre l'habanero. È uno snack che fa bene, inquina molto meno della carne, è sicuro al 100% e soprattutto è buonissimo. Provatelo e fatemi sapere. Si conserva in un contenitore di plastica o meglio ancora di vetro, in frigorifero un paio di settimane. Li ho fatti 2 giorni fa. Non durano 2 settimane. Se vi interessano questi esperimenti piccanti e sicuri dal punto di vista alimentare, iscrivetevi al canale. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!